Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Continuo con la serie sugli extra. Ora, non so se questo video possa essere realmente considerato un extra o un vero e proprio video a sé stante, ma noi non ci formalizziamo sui dettagli, no? Avevo menzionato in precedenza di voler dire due parole sulla colonizzazione. Innanzitutto è un termine sbagliato, o meglio è sbagliato per la mentalità moderna. Oggigiorno si considera colonia, e così è stato anche per gli imperi del recente passato, un territorio completamente assoggettato alla madrepatria. Anche nell'antichità esisteva il termine colonia. Era una parola latina che derivava da un verbo, colo, che significava sia abitare che coltivare. Non casualmente, se pensiamo a quanto spesso, anche in un passato non troppo lontano, queste due attività andassero a braccetto. Il fenomeno però non ha avuto origine con i Romani, bensì con i Greci, che utilizzavano una parola molto precisa. Il termine greco da cui tutto ha avuto origine a partire dall'VIII secolo a.C. è apoichia. Dunque, apoichia è un termine che si potrebbe tradurre letteralmente con lontano da casa o ancora diviso dalla madrepatria. Esso infatti indica un insediamento, questa è la chiave di tutto, completamente indipendente, sebbene poi spesso finisse per rimanere legato alla città di origine, chiedendo od offrendo aiuto in caso di necessità. La gestione delle città era tuttavia autonoma e da un certo momento in poi queste presero anche a coniare moneta propria, espressione di autonomia tra le più importanti dell'antichità. Sia chiaro, i legami, se c'erano, erano con la madrepatria, non con la Grecia intera, ma con la città da cui era partito il contingente più numeroso di fondazione o verso cui tendeva al momento il partito locale più numeroso. La colonizzazione era un processo che coinvolgeva esclusivamente i greci, che come faranno poi in seguito i romani, avevano una notevole autostima e tendevano a considerare se stessi e la propria cultura i migliori esistenti. Di greci dunque, anche di diversa provenienza, era composto il gruppo di fondazione, cappeggiato da un ecista, l'individuo che si sarebbe occupato di dividere e assegnare la nuova terra e di organizzare il luogo pubblico della nuova città, l'agorà. Caso particolare fu Turi, una delle ultime colonie greche d'Occidente, sorta dalle ceneri di Sibari, in Calabria. Pericle la desiderava panellenica e fece inviare coloni da ogni parte della Grecia. Tra di essi c'era anche Erodoto. Come conseguenza alcuni coloni appoggiavano Atene, altri Sparta, e se vi ricordate che ho menzionato la guerra del Peloponneso nel primo extra, avrete già capito che cosa significa. A questo aggiungete che la famosa guerra del Peloponneso è in realtà la seconda guerra del Peloponneso. Ce n'era stata un'altra, terminata con una tregua proprio l'anno prima della fondazione di Turi. Questa pace si chiamò Pace dei 30 anni, e conoscendo ormai gli antichi greci come le vostre tasche, capirete anche come mai ne durò meno di 15. Il luogo dove sarebbe sorto l'insediamento poteva essere rivelato da un oracolo, come secondo la tradizione per Crotone o Siracusa, scelto per vantaggio commerciale o per occupare un territorio appena scoperto. Quale che fosse il caso, l'occupazione di un territorio era spesso violenta, e non mancarono occasioni in cui venne insediato un luogo già abitato, uccidendo o scacciando i precedenti occupanti. Sono rintracciabili peraltro casi di politiche inclusive con gli indigeni. Caso eclatante fu Siris, sempre in Calabria, che divenne particolarmente ricca grazie al commercio e alle buone relazioni diplomatiche con gli abitanti del luogo. Giustamente per questo motivo, non molto dopo la fondazione, fu prontamente distrutta dalle città circostanti, anch'esse greche, ma di stirpe differente. Come si dice, paese che vai, greco che trovi. Motivi possibili per fondare una colonia variavano da quelli classici, relativi a problemi climatici, di sovrappopolazione e di scarsità di cibo e terre coltivabili, ad altri meno immediati, come la fuga da un'invasione straniera o dall'insorgere di un tiranno, oppure ancora, come più spesso accadeva, a causa dei frequenti conflitti sociali dovuti al nascente modello cittadino.
Con la nascita delle poleis si formavano nuove classi politiche e sociali legate al possesso della terra. Chi possedeva più terra era più uguale degli altri e da ciò derivavano tumulti e in diversi casi l'esilio perpetuo di un gruppo di cittadini. Questi avrebbero poi potuto scegliere se morire di stenti, supplicare asilo da qualche parte oppure trasferirsi altrove. Tutte queste ragioni potevano naturalmente applicarsi anche alle colonie. Ecco dunque che abbiamo le subcolonie o colonie di seconda ondata, nate dalle colonie ma ugualmente indipendenti. Con i tiranni siciliani poi arrivò l'uso di radere al suolo una città, vendere come schiavi o uccidere gli abitanti e infine ripopolarla, anche dopo qualche tempo, con persone molto più inclini all'ubbidienza, solitamente veterani dell'esercito. Che persone amabili! Se non era per vendetta contro la popolazione locale, era per sistemare i mercenari che non si riusciva più a pagare, oppure ancora perché quella mattina si erano alzati col pallino di fare 1 o 2 cambiamenti. Insomma, uno normale cambia le tende, un tiranno cambia una città. In questi casi si parla di rifondazione, un vero e proprio 48 in cui si ridisegna un nucleo cittadino praticamente da zero. La Sicilia, in quei tempi, era un continuo rifondare. Leggermente diverso era il discorso per le colonie romane. Roma aveva una sua gerarchia in cui suddividere i vari popoli, che fossero o meno alleati, che si fossero alleati spontaneamente o in seguito a una guerra, che avessero o meno la cittadinanza romana o latina. Senza entrare troppo nel merito di questa variegata lista, le colonie potevano essere latine o romane, dove la differenza consisteva soprattutto nel diritto di votare, esercitato a Roma, di partecipare al cursus honorum e di essere soggetti al diritto particolare del cittadino romano, lo ius civile. Per tutti gli altri c'era lo ius gentium, il diritto delle genti. Coloro che fossero stati soggetti al diritto latino potevano comunque godere di alcuni privilegi relativi al commercio e alla scelta del coniuge, mantenere una certa autonomia ed eleggere propri magistrati. Strumento di fondazione della colonia che avveniva secondo un rito di origini etrusche simile a quello tramandato nella storia sulla fondazione di Roma era la deduzione, che comportava l'invio di un contingente che provvedeva talvolta a scacciare i precedenti abitanti e creare l'insediamento. Questa nuova città, che nelle regioni di recente occupazione era spesso di diritto latino, aveva funzioni di controllo territoriale. Le colonie di diritto romano, invece, erano direttamente controllate da Roma e ne erano diretta emanazione. Non quindi territori sottomessi e controllati, ma nuclei cittadini autonomi con vari gradi di autonomia, completa nel caso dei greci, tanto che a volte finivano in guerra fra di loro, e nel caso dei romani vincolati da eterna alleanza con l'urbe, oppure sua diretta emanazione. Qui concludo, vi saluto e alla prossima. Io sono Roberto e questo è Curiositas.